Quanto costa fare un viaggio nella città più costosa della Cina? Shanghai! Quando pensiamo alla Cina ci vengono sempre in mente Pechino o Shanghai. Pechino perché è la capitale ed è la culla della tradizione cinese, mentre Shanghai perché è il centro economico del paese, una città futuristica con tantissimi grattacieli dove il costo della vita è molto più alto rispetto a qualsiasi altra città cinese. Perciò se volete venire a Shanghai questo video fa proprio per voi, perché vi porterò nei posti più iconici e mangeremo insieme i piatti più tipici di questa meravigliosa città. E per farlo oggi useremo la Insta360X5, la nuovissima Action Cam che registra a 360 gradi fino a 8K. In pratica può riprendere tutto ciò che è intorno a te perché è composta da queste due lenti, ognuna da 180 gradi, che con l'aiuto dell'intelligenza artificiale riesce ad incollarle insieme formando l'inquadratura a 360 gradi. Oltre a trovare la X5, la confezione comprende una selfie stick invisibile allungabile, una batteria di ricambio così non restate mai scarichi, un astuccio per tenere insieme il kit della X5 col cappuccio protettivo, un astuccino per la X5, un cavo per la ricarica, un panno per pulire le lenti, due lenti protettive che sono facilissimi da montare e ovviamente una micro SD. Avvitiamo la selfie stick invisibile e siamo pronti. Ora vi faccio vedere un appartamento che ho speso circa 60 euro qui a Shanghai. Ci abbiamo il giardinetto e qui l'appartamento è una loft. Sopra c'è il letto, c'è la cucina a vista. Qui raga sembra un armadio, invece all'interno dell'armadio è un bagno. Saliamo, faccio vedere sopra. È un po' basso, ci sta alla perfezione. E dopo avervi fatto vedere questo appartamento da circa 60 euro a notte, adesso ho appena fatto il check out, andiamo a fare il check in un hotel a 5 stelle, vediamo un po' quanto costa un hotel a 5 stelle qui a Shanghai. Ed eccoci all'interno di questo hotel a 5 stelle e qui ci abiteremo per un paio di notti e ho prenotato due stanze differenti. La prima stanza vi farò vedere è molto particolare perché è a tema gaming. Sono curioso per un po' perché è una cosa che mi è nuovissima. Abbiamo appena fatto il check-in, la nostra camera è proprio sopra la hall, cioè il piano sopra la hall. Oh, ma stanno facendo le pulizie. Ah, ecco. No, vabbè. No, vabbè. Non ci credo. C'hanno i computer potenti qui. Oh, le poltroncine da gaming. Mai visto una cosa del genere, seriamente, mai visto. Beh dai, come vista ci siamo, è carino. Non siamo in altissimo perché siamo al quinto piano. Adesso vi faccio vedere il bagno. Bagno di lusso. Però avevo chiesto la vasca, non me l'ha data la vasca, c'è solo la doccia. Adesso vado alla reception e chiedo spiegazioni. Cacchio, 130 euro a notte, un botto. Qui vicino c'è un'altra stanza, forse qui c'hanno la vasca. Ah, qui c'hanno la vasca. E qui è una stanza dedicata al gaming, con due computer. Stasera facciamo una serata multiplayer. Pumesma. Questa camera dicono che oggi non la vendono perché c'è odore di fumo. Cambiamo, facciamo sto cambio, dai, è più grande e c'hanno pure la vasca. No dai, rimango qui perché qui è più illuminato e la vista è più bella. Lì non mi piace. Eccoci appena arrivati nel primo quartiere che dovete assolutamente visitare qui a Shanghai, il The Bund, come si legge? Comunque in cinese si chiama Waitang. Stupendo, qui di notte diventa una roba fighissima. Poi dopo stasera vi farò vedere. Intanto ci godiamo questa Shanghai di giorno. Questo raga è il Huangpu, ovvero il fiume Huangpu, da cui sfocia anche il fiume Azzurro. E se la normale selfie stick invisibile non vi basta per i vostri vlog di viaggio, potete provare con questo. Guarda quanto è lunga sta stecca. Oh, non finisce più. Adesso vi faccio vedere la vista da lassù. Altro che il drone. Sicuramente non volerà in alto come il drone, ma questa selfie stick è allungabile fino a 3 metri ed è invisibile. Perciò è come se volasse. E l'effetto drone sicuramente renderà ancora più perfetti i vostri vlog. Ora proviamo la modalità Instaframe, che in pratica ti riconosce la faccia e ti segue ovunque. Ovunque c'è la tua faccia, la telecamera ti segue, cioè ti inquadra. Una funzione bellissima per chi fa vlogging, per fare le selfie, no? È molto molto comoda. Eccoci arrivati a Nanjing Lu, ovvero Nanjing Road, e dato che è diventato sera
Qui dobbiamo cambiare modalità. Infatti, se volete tenere la qualità d'immagine perfetta in 8K anche di notte, potete scegliere la modalità Pure Video. Guardate che bello Nanjing Road. E qui è una strada con strapieno di centri commerciali, negozi di ogni tipo. Adesso però la prima cosa da fare è andare a mangiare, perché c'è una fame assurda e la prima cosa che andremo a mangiare è un cibo che conoscete sicuramente tutti. E siamo arrivati. È strapieno di gente. Non me l'aspettavo. Vedete, qui stanno facendo freschi xiao pao. Alla fine abbiamo preso solamente 2 robette e abbiamo speso in totale 72 yuan, che sono circa 9 euro. Abbiamo preso una cotoletta di maiale e dei xiaolongbao con polpa di granchio e carne di maiale, che è una specialità proprio tipica di Shanghai. Intanto mangiamo sta cotoletta di maiale. Buon appetito! Poi sono quelle scaglie croccanti di fritto e la carne è bella tenera, maialosa, morbidissima, veramente veramente gustosa. Guardate questi xiaolongbao. Lo immergiamo all'interno di questo aceto con dello zenzero. Che si esplode in bocca. Tra il brodino della carne, la polpa del granchio, il maiale, poi un pochetto dolce. C'è l'impasto fuori che è bello sottile. È diverso dai poz che sono grandi e la pellicina è più spessa. All'interno dell'aceto ci troviamo lo zenzero, perché lo zenzero è yang e il granchio è yin. Capito? Bisogna trovare questo equilibrio per stare bene di salute. E per mangiare questi dovete aspettare che si raffreddino, perché all'interno c'è questo brodino che appena fatto scotta un botto. E come avrete notato c'è una fila chilometrica, perché è un locale consigliato nella guida Michelin per 2 anni, 2024 e 2025, Bib Gourmet. E in pratica facendo tutta la strada di Nanjing Road si può arrivare a questa vista meravigliosa dei grattacieli di Shanghai. Di sera diventa tutta un'altra roba. Di giorno non erano così belli questi palazzoni, Hanno spento le luci. Ma che ore sono? Sono le 10 impuntuali e hanno chiuso le luci. Chissà se le riaccendono dopo. Ho aspettato 5 minuti e non hanno acceso nulla. Come avrete capito, alle 10 puntuali di sera chiudono le luci qui. Risparmio energetico, no? Buongiorno a tutti, mi sono dimenticato di dirvi il prezzo della bicicletta a noleggio. Costa 1,50 yuan, 20 centesimi di euro ogni 15 minuti, ma io ho fatto l'abbonamento mensile che è di 14,90 yuan, che è circa 2 euro e vale per tutta la Cina. Andiamo a mangiare! E stamattina per colazione mangeremo un'altra specie di paozi che si chiama Shenzhen Pao, che è tipico di Shanghai, in questo locale che si chiama Ta Wuchun. È consigliato nella guida Michelin dal 2018 fino al 2025. Eccoci entrati. Guardate che bellissimo ambiente, stile vecchia Shanghai. E questa è la nostra colazione. In totale abbiamo speso 50 yuan, che sono circa 6 euro. E adesso ci troviamo in un locale abbastanza rinomato, che fa principalmente questo piatto qui, che è il Shenzhen Pao, che è un piatto tipico di Shanghai. E come già potete vedere è diverso dal xiaolongbao di ieri sera. Sono più grandi, hanno l'impasto fuori più spesso ed è grigliato. Abbinato abbiamo una zuppa di polpetta di pesce. Buon appetito! Le polpette sono belle morbide, è una zuppa molto leggera. Dai, mangiamo il Shenzhen Pao. E noi abbiamo scelto un misto di 3 gusti differenti e si riconoscono subito. Questo qui col cipollotto sopra è con carne di maiale. Assomiglia moltissimo al ripieno che troviamo nel xiaolongbao, quello che abbiamo mangiato ieri, solamente che non c'è il brodino. Esiste pure la versione col brodo, però quello tradizionale è senza il brodo, ma la carne rimane ugualmente succulenta, che poi si sente quella croccantezza del grigliato che fa contrasto alla morbidezza della carne e della pastella. Questo è qui col sesamo sopra, che è con carne di maiale e gamberi. La carne di maiale ha lo stesso sapore, solamente che qui ci hanno aggiunto dei gamberi interi. E infine vediamo com'è questo Shenzhen Pao con ripieno di granchio. Ma sicuramente ci ha misto pure un po' di carne, perché il granchio non me lo ricordavo così. Però si sente quel profumino di granchio, è un pochino più salato ed è molto più succulento. E questi li potete mangiare sia asciutti sia con la salsa. Qui abbiamo dell'aceto, un po' di salsa piccante, un altro po', dai. Piccante, dolce, salato, aspro, ne mangerei altri 20. Raga, ho trovato una caffetteria molto carina dove ci sono anche i posti fuori. E la particolarità di questo posto qual è? Tutti i dipendenti sono sordomuti, perciò anche se non sapete la lingua fate gesti e si capisce tutto. È molto interessante come posto. E per questo caffettino abbiamo speso 28 yuan, che sono circa 3 euro.
buono. E questo qui è il prezzo medio per un caffè americano di tutta la Cina. Dopo il caffettino si cammina e andiamo verso il ristorante dove faremo il pranzo. Qui a Shanghai si cammina moltissimo ed è camminando molto che riuscite a vedere la vera bellezza della città di Shanghai, che è veramente un misto di culture tra Occidente e Cina, e già li potete vedere diversi edifici che hanno preso un po' di stile occidentale, sì, perché nella seconda metà dell'Ottocento alla prima metà del Novecento, dopo la guerra dell'oppio, la Cina è stata costretta a firmare il trattato di Nanchino, che consisteva proprio nel concedere delle parti a questi stati occidentali, e da lì sono rimasti questi stili, no? Uno stile che però la X5 non ha mantenuto dal modello precedente, perché mentre le lenti della X4 non erano rimovibili, le lenti della X5 invece sono antigraffio e sono addirittura rimovibili. Così potete sostituirle direttamente voi con il kit di ricambio, e vi giuro che è veramente facilissimo. E in questo ristorante qui pranzeremo. E il padrone di questo locale è tifoso del Milan. Andiamo a prendere uno scontrino. Una foto gigante di Kobe Bryant. Grande. Rest in peace. Adesso tocca trovare un posto qua, Allora mi metto qui. 2 locali su 3 sono posti così. Cioè tocca sedersi con altre persone. E in totale per queste due cose abbiamo speso 52 yuan, che sono circa 6,50 euro. E questo locale è famoso per questi spaghetti che si chiamano Geli Zhugamie, che vuol dire spaghetti con vongole e fegato di maiale. E intanto mangiamo questi qui perché sennò si raffreddano e non diventa più buono. Si appiccica tutto, vedete? E qui, come potete vedere, troviamo del fegato di maiale misto le vongole. Che abbinamento strano è! Questo abbinamento penso che sia un po' inaccettabile in Italia, ma qui a Shanghai, come avrete visto, in tantissimi piatti mischiano la carne con i frutti di mare. Buon appetito! È sfegatoso un bel po', bello morbido, e c'è un pizzico di dolce, che ho notato che è una particolarità dei piatti di Shanghai. Hanno sempre quel pizzico di dolce. E ora è arrivato il momento degli spaghetti. È stra cremoso, gustosissimo, e poi si sente quell'intenso sapore di fegato. La vongola poco, però il sapore del fegato prevale, e poi all'interno si sente la verdura essiccata e un pizzico di zenzero, mi pare. È arrivato il momento della cotoletta di maiale, che in cinese si chiama cha chu pai, e lo trovate dappertutto a Shanghai, come avrete visto. Cioè lo abbinano a tutto, e assomiglia moltissimo alla cotoletta di maiale che troviamo anche in Giappone, no? Il katsu si chiama katsu in giapponese, e in questo locale lo fanno inzuppare all'interno di questa salsa che è salsa di soia piccante. Fuori ci sono queste scaglie croccantissime che danno ancora di più quella croccantezza, e la carne è bella tenera, solamente che qui è meno succulenta rispetto alla cotoletta di maiale che abbiamo mangiato ieri sera. E la gente locale come lo mangia questo? Così. Scherzo, non lo so, me lo sono inventato io. E dato che Shanghai è una città enorme, c'è la metropolitana, e perciò ora vi porto a prendere la metro per andare in un altro quartiere molto rinomato qui a Shanghai, perché da qui fino a lì a piedi ci mettiamo circa 1 ora e mezza. Prendiamo la metro, dai, che ancora non vi ho fatto vedere il costo della metropolitana di Shanghai, lo vedremo adesso insieme. Oh, una patata dolce! Cosa c'entra? Boh, vabbè. Che figo sto gatto! Tutto in una volta. Abbiamo visto un tubero su questa motocicletta e un gatto sulla spalla di sto ragazzo. Che storia! Questa è Shanghai, oh! Siamo arrivati. Eh no, qui un punto in meno perché ci sono le scale mobili per andare giù. Immaginate se c'avevo una valigia con me. E anche qui, come Pechino, fanno il controllo di sicurezza prima di entrare nella metro. E anche qui, come Pechino, usiamo Alipay, trasporti e codice QR, guardate. Visto? E dopo, quando arriveremo a destinazione, li scalerà direttamente da Alipay. Ah, qui c'è pure la macchinetta per le bibite. Guardiamo quanto costa la Coca-Cola. 4 yuan. 4 yuan è tipo 50 centesimi di euro. Qui per terra, come Pechino, uguale. Ci sono le frecce, noi dobbiamo aspettare qui. E chi esce, esce da lì. Vedete le freccette? Non c'è nessuno? Allora entro io. Siamo arrivati.
Abbiamo speso solamente 3 yuan, che sono 40 centesimi di euro. Se venite qui a Shanghai vi consiglio di prendere la metro, perché la metro costa poco ed è molto molto veloce, a differenza del taxi che ci mette un botto. Tipo l'altra volta mi ricordo ho fatto un cambio di hotel ed erano distanti tra loro solamente di 2 km. E con il taxi ci abbiamo messo tipo 20 minuti, perché è molto molto trafficata Shanghai, e mi è costato 2 euro, perciò 1 euro a chilometro. Eccoci, siamo arrivati. Il posto si chiama Tianzifang, in pratica è una zona piena di questi vicoli, pieno di negozietti, caffetterie, sale da tè, souvenir. Qui i capibara vanno un bel po' in Cina, Wow, anche per fare le foto qui, bellissimo. Ecco raga, siamo arrivati a Wuhanlu, è una delle strade più affascinanti di Shanghai, dove trovare tantissimi edifici in stile europeo. Questo è l'edificio più famoso di tutto questo quartiere, guardate, sono tutti qua a fare le foto. Wuhanlu è famosa anche per queste strade piene di alberi, guardate questi alberi, sono bellissimi. Laggiù c'è pure la gente che fa le foto prematrimoniali, è uno dei quartieri più romantici di Shanghai. Siamo partiti da lì, siamo arrivati lì e adesso siamo qui. È definitivamente lo spot migliore di tutti. Fare una selfie anch'io, che poi non ho capito che senso c'ha questo edificio, cioè cosa simboleggia. Però se passate in questa strada così con tutti questi palazzi, non dite che siamo in Cina, siamo in Inghilterra, in Francia, in Italia, può essere tutto ma tranne che in Cina. E invece Shanghai c'ha questa particolarità qui. E in questa strada troviamo anche tantissimi negozi, caffetterie, abbigliamento, souvenir. Molto molto piacevole anche qui fare una passeggiata o anche fare le foto. È molto instagrammabile, diciamo, questa strada. Qui ci abitava Pachin, che era uno scrittore famosissimo cinese. Da quanto ho capito questa zona è stata abitata da tantissimi artisti, intellettuali, politici, gente importante insomma, cinesi che hanno fatto la storia, e perciò è un quartiere abbastanza importante dove possiamo vedere tante case di gente importante del passato. E poi guardate queste casette, mi ricorda Strasburgo o le casette che trovate in Belgio. Ma cos'è tutta sta fila? Oh no raga, non ci credo, guardate cosa c'hanno in mano tutti, che carino. Qui vendono le bevande con l'orsacchiotto. No vabbè, e vai. E qui tocca aspettare un botto, tipo 20 minuti, mezz'oretta per un bicchiere di caffè, ma vabbè, ci sta. Sì, sì. Abbiamo preso sto americano con appiccicato l'orsacchiotto. Guardatelo, cioè. Bene, dopo aver fatto 2 chilometri siamo arrivati a Qing'an, ovvero il tempio di Qing'an. E questo è un monumento molto importante, è un tempio proprio in mezzo alla città di Shanghai. Tutti i grattacieli qui vicino, centri commerciali enormi, e c'è questo tempio bello dorato con le luci di sera, bellissimo. Comunque sta Insta 360 X5 dura un botto, è quasi tutta la giornata che ci sto filmando, cioè dura 185 minuti in modalità resistenza e in 20 minuti riesce a ricaricare fino all'80% di batteria. È una roba velocissima, ultra veloce, e questo è un aspetto molto molto importante per tutti quelli che vogliono fare vlog. E per cena vi porto a mangiare in questo locale qui che si chiama Shentelai. Ed ecco qua la nostra cena. In totale abbiamo speso 62 yuan, che sono circa 7,80 euro. E la specialità di questo locale qui è la costoletta di maiale con degli gnocchi di riso sotto. Poi abbiamo ordinato anche del filetto di maiale sullo spiedo e una quaglia. E qui abbiamo preso anche una bibita tipica di Shanghai che si chiama Kui Hua Hong Dou Bao Bing, una specie di granita con fagioli rossi e dello smanto d'oroso. E piano piano si scioglie e diventa una bibita dolce. Bello rinfrescante e sa un botto di osmanto d'oroso. È una granita che sa di fiore. Incominciamo dall'Ichiro, ovvero filetto di maiale. Buon appetito! Fuori è un pochino croccante perché è fritto, è morbidissimo, si scioglie in bocca ed è strasaporito, pienissimo di spezie, si sente quel dolce, non è piccante per niente. Cioè finora a Shanghai non ho mai mangiato qualcosa di piccante. Passiamo al piatto simbolo di questo locale che è stato aperto nel 1921, da più di 100 anni, e questo piatto si chiama Pai Ku Nian Gao, ovvero costolette di maiale e gnocchi di riso. In pratica sì, sono delle costolette di maiale appiattite e fritte. E poi questa salsina è molto densa, agrodolce. Gnocchi di riso, guardate quanto è gigante. Sono gli stessi gnocchi di riso che troviamo pure nei ristoranti cinesi in Italia, ma in versione gigante.
sono loro ma più spessi e gommosi. Infine è arrivato il momento della quaglia. C'è la testa, il becco, non ci hanno tolto nulla. Da dove inizio? Dalla coscia, dai. La carne è stratenerissima, sembra di mangiare il pollo ma in versione piccolo. Non pensavo che ci avesse così tanta carne. Seriamente sa di pollo ma la carne è molto più tenera. Questo fa un po' impressione, togliamola dai. Ah, quasi mi dimenticavo, abbiamo appena cambiato la stanza. Ecco qua, questa è l'altra camera, letto matrimoniale. Quale preferite voi? Bene, adesso vado a farmi una bella doccia, mi riposo un attimo e vado a dormire. E buonanotte, ci vediamo domani. Buongiorno a tutti! Stanotte ha fatto un diluvio universale e perciò ha rinfrescato tutta l'aria. Come potete vedere ho messo pure un giacchettino, una camicetta. E per incominciare al meglio questa giornata andiamo a fare una bella colazione tipica di Shanghai. E lo faremo qui, guardate. Guardate quanta gente che c'è che fa la fila. Se fanno la fila vuol dire che è buono. Poi in dei vicoli strettissimi, sperduti dal mondo. Comunque noi siamo nei pressi del Renmin Quanzhang, che sarebbe la piazza del popolo di Shanghai. Questo è il menù, potete aggiungerci quello che volete. Quelle con il pollice in su sono i consigliati. Ni hao, 一个鸡蛋饼，然后加咸鸭蛋、海苔肉松跟里脊肉。好嘞。 Ecco la nostra tipica colazione shanghainese, il tangping, che è una specie di crepe fatto con l'uovo e poi io ci ho fatto aggiungere altri ingredienti che sono filetto di maiale, un uovo salato di anatra e del hai tai rousong, ovvero filetti di maiale essiccato con alga nori, e abbiamo speso 15 yuan che è circa 2 euro. Dai, mangiamo che sennò casca tutto. Buon appetito! Straordinario, la pastella fuori è morbida, all'interno c'è questo misto di ingredienti che si combinano perfettamente tra di loro. Senti il dolce, il piccante, il salato, la cremosità delle salse che ci ha messo. Si incomincia benissimo la giornata con questo. Oh, Jackie Chan ho visto! Grande! Il prossimo cibo, ovvero la seconda colazione, la mangeremo al secondo piano sottoterra di un centro commerciale che è sempre nei pressi della Piazza del Popolo. E qui, come potete vedere, è strapienissimo di cibi, però in questa serie dobbiamo mangiare roba tipica di Shanghai. E questa è roba tipica di Shanghai. Guarda cosa abbiamo visto? La torta della luna con la carne. E anche questa è una specialità di Shanghai. Dai, prendiamone uno. E in totale abbiamo speso 10 yuan, che sono circa 1,30 euro. Incominciamo da questo che si chiama Changping. È una focaccia strapieno di sesamo sopra. È molto pesante, Buon appetito! Lo strato sopra e lo strato sotto che sono croccantissimi, è multistrato di pane, è un pochino salato e poi all'interno è umido, non è secco per niente e si sente un botto al cipollotto. Sembra di mangiare un raviolo sotto forma di focaccia croccante con strapieno di sesamo. Solitamente quando sentiamo parlare di mooncake pensiamo a un dolce che si mangia nella festa della luna, no? E invece qui a Shanghai c'hanno la versione salata e si chiama Xianrou Yueping, ovvero torta della luna con la carne. E vediamo com'è. In pratica è come mangiare un paozi con lo strato fuori sfogliato, solamente che il mio preferito della torta della luna rimane quello con il tuorlo d'uovo salato. In pratica stamattina abbiamo fatto la colazione mangiando 3 cose differenti, ma per incominciare per bene la giornata manca il caffettino. Perciò eccoci qua, abbiamo trovato una caffetteria. C'hanno pure l'espresso e costa circa 1,10 euro. Guardate che carino sto posto, con il nostro caffettino. È buonissimo ed è pure stra economico, 12 yuan che sono circa 1,50 euro per un americano. Stra poco per essere Shanghai. E a proposito di prezzi, la Insta360 X5 costa 589,99 euro per la versione standard e 699,99 euro per la versione essenziale. E se l'acquistate e la attivate prima del 21 luglio dal mio link, potrete avere il servizio di Cloud Insta360 Plus con 200 GB gratuitamente per 6 mesi. E se non lo volete più, potete annullare l'iscrizione in qualsiasi momento. Per completare al meglio la colazione di oggi, andiamo a mangiare un dolce.
un tipico dolce di Shanghai, ma sicuramente lo conoscerete anche voi perché esiste pure in Italia. Ed è una delle pasticcerie migliori di Shanghai che fa questo dolce qui. Oh, che profumino! Guarda qui la fila che c'è. No, voglio essere sicuro che questa qui è la fila per questo locale. Immaginate, faccio la fila tipo 3 ore e dopo 3 ore scopro che non è la stessa fila. Sì, è proprio la fila per questo dolce. Ok, dai, ritorniamo indietro a fare la fila. Allora, sono l'1:47, adesso vediamo quanto ci metteremo. Che freddo. Sta freddissimo fuori, fateci entrare. 来份原味的蝴蝶酥，还有个芝士的。 Abbiamo aspettato quasi mezz'ora. In totale abbiamo speso 67 yuan, che sono circa 8,40 €. È un botto, ma speriamo ne valga la pena. Sono calde, appena sfornate, e questi in cinese si chiamano hutie su, che vuol dire sfoglia di farfalla. E in pratica sono i ventagli di pasta sfoglia. E questo dolce ormai è diventato un simbolo di Shanghai e ha origini francesi. E qui lo fanno sia dolce che salato. Noi abbiamo preso tutte e due, il gusto classico, quello dolce. È sfogliato, al morso si sgretola tutto, leggermente dolce, il sapore del burro non è così forte ed è caramellato, starebbe un botto bene con un bel cappuccino. Ora vediamo com'è questo qui salato, che c'è scritto che è stato fatto col formaggio. È leggermente salato, è più soffice di quello di prima perché non c'è il caramello. Il sapore assomiglia moltissimo a un croissant gusto classico con un pizzico di formaggio. Un'altra specialità di Shanghai la mangeremo qui dentro. Vi faccio vedere cos'è. In totale abbiamo speso 25 yuan, che sono circa 3,20 €. Incominciamo degli spaghetti, dai. E questo piatto si chiama Zhong You Mian, che vuol dire spaghetti con olio e cipollotto. Mischiamo il tutto. È diventata una focaccia. Guardate quanto è unto sto spaghetto. Vado, buon appetito. È uno spaghetto molto semplice, diciamo, ha un sapore molto leggero e il sapore che prevale di tutto questo piatto è il cipollotto fritto, che è un pochino salato ed è molto unto. Infatti sembra che ci ho messo il burro cacao sulle labbra e penso che ci sia anche un pochino di salsa di soia. Passiamo al Erguan Huntun, che vuol dire wonton dello schiaffo. È un piatto che è nato negli inizi 2000, più precisamente nel 1997. Infatti l'ha inventato questo locale qui e ormai è diventato anche questo un piatto simbolo di Shanghai, anche per via del nome. In pratica ai tempi c'era un cliente di questo locale, stava mangiando questo wonton e lo teneva in mano, no? Poi a un certo punto gli hanno tirato lo schiaffo, pam! E lui, anziché rispondere, è troppo buono wonton, datemi quanti schiaffi volete, non lo cedo a nessuno sto wonton. Sono veramente buonissimi. Sono dei wonton in versione gigante, imbottito di carne e verdura. Fuori c'è questa salsa di sesamo che è dolce e ha un pizzico di aspro. Se mi date uno schiaffo ora io continuo a mangiare. Adesso siamo arrivati in questa zona che si chiama Xintiandi. Molto bellino come posto, Ci sono gli alberi, tantissimi negozietti, il teatro. Oh, quanto siamo italiani qui. Anche qui trattoria del bistecca. Se capitate qui a Shanghai e non avete nulla da fare, sta zona è stupenda. È un misto tra Shanghai vecchia e modernità per tutti questi centri commerciali, uno collegato all'altro, E guarda questo edificio bellissimo. In pratica in questo edificio ci hanno fatto il primo incontro del Partito Comunista Cinese. Ultima destinazione, Yuyuan, il giardino Yu. L'ho messo come ultima perché ho l'hotel proprio qui vicino, a due passi. E qui è veramente straordinario perché vedete la tradizione nel bel mezzo della città di Shanghai che è stramoderna. E in pratica questo Yuyuan è circondato da questa zona strapieno di negozietti, street food, eccetera eccetera. E questo definitivamente è il pauso più costoso della mia vita. Ma quanto è gigante! Travallo. Oh, 48 yuan, che sono circa 6 €. 6 € per un pause! No, vabbè, questo cibo qui lo trovate solo e solamente nei posti turistici in Cina, perché non è un cibo tradizionale, è per turisti. E questo si mangia così, cannuccia e beviamo.
In pratica ti bevi l'olio col sapore di maiale misto granchio e dopo aver bevuto tutta la zuppa mangiate quello che c'è all'interno. Oh, ma è vuoto, non c'è nulla. Questa è magia nera, raga. È rimasta solo la pastella fuori. Dov'è tutta quella roba che ci ho scaffato prima? E come cibo finale concludiamo con un bel dolce tipico di Shanghai che si chiama Xinghuan. Bene, abbiamo fatto questa passeggiatina attorno al giardino Yu. Bisogna comprare un biglietto che costa 40 yuan, mi pare, tipo circa 6 euro. Vale la pena vederlo perché è uno dei giardini tradizionali più famosi della Cina. E guardate quanti minion che volano. Quanto costa? Vabbè. Quanto costa? Però c'è? 65, wow. Ah, sì, sì. 65 costa. 30! Dal 65 siamo arrivati a 30 yuan o 4 euro. Perciò raga, ricordatevi, dovete trattare come ho fatto io, cioè andare via. Ah, finalmente ci siamo seduti e ho dovuto comprare un cocco che mi è costato 25 yuan, che è circa 3 euro. Però oh, buono, bello fresco. Ed è il momento di mangiare il Xinghuan, che è un tipico dolce di Shanghai. Sono stati appena fatti, scottano. E li abbiamo presi in 3 gusti. In totale per questi 6 pezzi abbiamo speso 40 yuan, che è circa 6 euro. Voi non lo vedete, ma sono pesanti. E questo qui si mangia prevalentemente nella festa Qingming, la festa dei morti cinese. Mangiamo il primo. Buon appetito! Qui all'interno ci troviamo il tuorlo d'uovo salato e il roson, che sono dei filetti di maiale essiccato, perciò è salato e c'ha quel contrasto di quel pizzico di dolce. E la pastella fuori è molto morbida, un po' gommosa, perché è fatta con la farina di riso glutinoso, tipo il mochi, e il colore verde lo dà il aichao, che è un'erba che si chiama artemisia, perché il Xinghuan deve essere di questo colore qui. Passiamo a questo Xinghuan viola, che già a vista non è tradizionale, per dargli un colore in più, perché sennò diventa tutto monotono, diventa sempre verde lo stesso colore. E questo qui fuori è stato fatto con farina di riso glutinoso misto ube, un tubero viola. È gommoso, morbido, si appiccica al palato. All'interno c'è la crema di taro, è leggermente dolce e molto taroso, molto farinoso. Sembra di mangiare veramente il taro. E passiamo all'ultimo. Questo qui è il più classico di tutti. Marmellata di fagioli rostazuki. È la pastella fuori che dà gusto un bel po' a mordere. Sembra una cingomma commestibile. Bene, è giunto a termine pure la puntata di oggi. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. E anche Shanghai l'abbiamo fatta. E indovinate la prossima destinazione? Vabbè, ciao!